Naturalmente voglio tanto bene a tutti quanti i miei clienti, ma devo ammettere che i miei preferiti sono quelli che hanno molto a cuore la salute del loro PC. Come una studentessa che è venuta da me qualche giorno fa, e no, non si tratta della stessa persona che aveva perso la tesi di laurea di cui ti ho parlato in un altro video, perché ha acquistato un nuovo notebook. Questa studentessa fa dei lunghi viaggi in treno ed utilizza il notebook senza collegarlo all'alimentazione esterna, arrivando fin quasi a scaricare la batteria. E si poneva il problema di capire quanto potesse essere la vita residua della batteria e se c'era un modo per allungarne la durata. Le ho spiegato che entrambe le cose si possono fare e peraltro in maniera davvero molto semplice. E ho pensato anche che questa cosa potrebbe interessare a te. E allora, se ne hai voglia, andiamo a vederla insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Prima di capire come possiamo prolungare la durata della nostra batteria, sarà opportuno capire quanta vita residua le rimane. E questo possiamo farlo con un'operazione molto semplice direttamente dal nostro sistema operativo. Andiamo a farla insieme. Come prima cosa, quindi, portiamoci in basso dove abbiamo la lente di ricerca oppure la barra di ricerca, clicchiamoci su e digitiamo CMD. Clicchiamo con il pulsante destro sull'icona del prompt dei comandi e scegliamo la voce Esegui come amministratore. Ci verrà richiesto di consentire che vengano apportate modifiche al dispositivo, cosa che accetteremo cliccando come sempre sul pulsante Sì. Nella schermata che si aprirà andremo a digitare Power CFG spazio / Battery Report. Premiamo il tasto Invio sulla nostra tastiera e vedremo che ci verrà indicato un percorso in cui sarà salvato il nostro file battery-report.html. Quello che dobbiamo fare è andare a selezionare tutto quanto questo percorso, escluso il punto finale, e copiarlo premendo CTRL-C sulla nostra tastiera. Possiamo a questo punto chiudere la finestra del prompt dei comandi e portarci in basso sulla finestra di Esplora File. Clicchiamoci su e nella parte in alto, dopo aver cliccato, andremo ad incollare facendo clic destro incolla il percorso che abbiamo appena copiato. Ci basterà a questo punto premere invio perché venga aperto questo file con il report relativo alla batteria del nostro notebook. Può sembrare un insieme di dati davvero molto poco comprensibile a prima vista, ma tieni presente che quello che ci interessa è un qualcosa di molto ben preciso che adesso ti aiuterò ad individuare. Se scendiamo infatti un pochino più in basso fino ad individuare questa scritta Battery Capacity History, potremo ricavare dei dati molto interessanti per noi. Il primo dei dati che ci interesserà sarà la cosiddetta Design Capacity, che nel caso del mio notebook ammonta a 41.998 mWh. Che cos'è la Design Capacity? È la capacità della batteria per come è stata progettata. Quella che invece vediamo sul lato sinistro e che assume il nome di Full Charge Capacity è la capacità attuale della mia batteria. Come possiamo vedere, rispetto ai 41.998 mWh si è decisamente ridotta di circa 5.000 mWh con l'utilizzo. Tuttavia si tratta di una batteria ancora buona. Come faccio a dirlo? Una batteria resta buona fino a più o meno la metà della capacità ritentiva originale. Un valore inferiore significherà sicuramente che dobbiamo cambiare la batteria, cosa che potremo fare anche prima di essere arrivati alla metà, perché mano a mano che questo valore andrà a ridursi con il tempo, diminuirà anche la durata della nostra batteria. Come possiamo vedere, infatti, il 10 di luglio del 2023 la mia capacità era 36.195.
ma già nelle ultime misurazioni si è ridotta a 35.785. Tieni conto che il mio notebook è ovviamente super usato e quindi la batteria è sottoposta a moltissimo stress, nonostante tutte quante le precauzioni che adesso andremo a vedere, che consiglio anche a te di adottare. Una precisazione: nel momento in cui deciderai di cambiare la batteria del tuo notebook, il mio consiglio è di farlo sempre con pezzi originali. Le batterie di concorrenza, oltre ad avere una performance minore, possono creare dei gravi problemi al tuo computer. Un'ulteriore precisazione: le batterie dei notebook possono essere di due tipi. Possono essere batterie esterne, come quella che ti sto mostrando in questo momento, molto semplice da sostituire perché dispone di pulsantini per lo sgancio, per cui una volta ordinata la nuova batteria sarà sufficiente sganciare la vecchia e inserire la nuova. Oppure batterie interne, e questo è il caso di tutti quanti o quasi i notebook più recenti. Le batterie interne, come quella che ti sto mostrando, richiedono una notevole perizia per essere sostituite correttamente. Infatti bisognerà smontare lo chassis del computer e andare a svitare delle viti come quelle che ti ho evidenziato. Se non sei certo di saper fare questo lavoro, ti suggerisco di portare il tuo PC da un tecnico e farla cambiare da lui se si tratta di una batteria interna. Un ultimo consiglio riguarda l'acquisto della batteria. La precisazione potrà far sorridere, ma è opportuno farla comunque. Sarà indispensabile acquistare la batteria corretta per il modello di PC che stai utilizzando. Come ormai avrai capito, c'è una netta distinzione tra quella che è la durata della batteria, che rappresenta il tempo per cui la batteria riesce a tenere in vita senza essere alimentato esternamente il nostro computer, e la vita della batteria, che rappresenta proprio il suo ciclo di vita al termine del quale la batteria non è proprio più utilizzabile. Per aumentare la vita della batteria ci sono due consigli che mi sento di darti. Il primo è di non utilizzare mai il computer e non ricaricare mai il computer quando la temperatura esterna è per qualsiasi motivo molto elevata. Non c'è un valore preciso in termini di gradi, ma tieni conto che quando fa caldo la batteria si danneggia maggiormente. Il secondo suggerimento, visto che la maggior parte delle batterie attualmente in uso è a ioni di litio, è quello di conservare il tuo computer con la batteria carica al di sotto del 50%, ma assolutamente mai completamente scarica. Per quanto concerne invece la possibilità di aumentare la durata della batteria e far sì che la carica duri più a lungo, i consigli sono di ridurre la luminosità del notebook, utilizzare il giusto profilo energetico come abbiamo visto in tanti video precedenti, e soprattutto evitare per quanto possibile l'uso contestuale di periferiche esterne che vengono alimentate dalla batteria stessa. Bene, spero davvero che questi consigli ti siano utili per aumentare non solo la durata della batteria del tuo PC, ma la vita della batteria stessa. E siccome siamo giunti al termine del video, come di consueto non mi resta che ringraziarti per avermi fatto compagnia durante questi minuti, salutarti e darti appuntamento alla prossima!